Buongiorno, siamo a Villa Rosa, la casa di Lella, la mia casa di campagna. Io sono Peppe Guida, chef dell'osteria Nonna Rosa, però da qualche anno mi sono ritagliato questo piccolo angolo di campagna che è a fine comune dove mi piacerebbe invecchiare. Lei è mia mamma, Nonna Rosa, la famosa Nonna Rosa. Buongiorno a tutti, da Vico Equense. Io sono Nonna Rosa. Quest'anno 60 anni che sto in cucina. Ha 89 anni, ha iniziato a 15 anni, per questo sono oltre 60 anni. Che ci prepari? Uno spaghetto con una pomodora bella fresca. Ah bene, mi piace. Allora, che ti serve? Acqua e pomodoro. Acqua e pomodoro. Ah così, inizia a mettere i pomodori nell'acqua. Va bene? Perché si mettono nell'acqua? Perché si devono lavare. Non so. Per togliere i semi. Per togliere i Perché se le schiacciate così, vi fate una camicia come vi fossero sparate con una cartuccia a pomodoro. Se la schiacciate così nell'acqua, togliamo i semi ed è perfettamente schiacciata senza semi e non vi rovinate la camicia. Bella, abbondiamo, no? Bella, abbondante di pomodoro. Sì. Ok. Poi, assieme al pomodoro ci serve basilico, aglio e olio. Sì. Va bene? Sì. L'aglio già è pronto. Quando ne servono? No, uno basta. Uno basta. Schiacciato, a fetta, a pezzi, come ti serve? Schiacciato. Schiacciato. Ecco qua, lo schiacciamo leggermente. Vieni? Allora ci siamo spostati ai fuochi e partiamo con lo spaghetto. Olio, dimmi quanto basta. Basta. Ok. L'aglio schiacciato. La pasta, te, vuoi mettere giù la pasta? Ti? Un po' di sale? Sì. Ok. Possiamo già aggiungere il pomodoro? Un altro poco. Un altro poco. L'odore dell'estate, adoro la stagione, o no? Intanto giriamo la pasta. Tanto il pomodoro ha cotto poco, inizia a rilasciare i suoi succhi, ma non deve essere stracotto. Ma in altro goccino d'olio ce lo metterei, no? Poco d'olio. Ah. Basilico lo vuoi mettere adesso? Aggiungi un po' di acqua di pasta. Vabbè. Di acqua. Fare l'assistenza alla nonna, il sous chef della nonna, è la cosa più complicata che possa esistere. Posso alzare la pasta, è bella al dente? Perché pure lo spaghetto sarà buono. Pronto. Bella al dente. Con un poco d'acqua che scola, non va scolato tanto, perché lo facciamo cucinare un altro minuto nell'acqua, nel sugo, no? Eh sì, si deve insaporire nella pomodoro. Bravo. Ecco qua. E voilà. Va buono? Deve essere buono, si deve assaggiare. È proprio. È complicato. Complicato. Mi sta facendo sudare, È buonissimo, mezzo minuto si deve togliere. Ok, l'ultimo mezzo minuto manteco io perché c'è bisogno un po' di sostanza, di olio di gomito per mantecarlo. Aggiungiamo giusto una goccia d'acqua di cottura della pasta e la andiamo a mantecare, facendo sì che la pasta rilasci un pochino del suo amido, perché il resto l'ha lasciato in acqua, così quel pochino renderà il sugo ancora più cremoso. Eccolo qua, è pronto. E voilà, è pronto. Ok, andiamo li impiattiamo. Ok. Eccoci qua. Spaghetto con i pomodorini.
questa è la porzione mia giornaliera. Sì. Ovviamente poi ci sono scuole di pensiero, chi aggiunge tanto parmigiano, chi aggiunge tanto pecorino. Io in verità a questo spaghetto aggiungo solo un filo d'olio a crudo ed è finita là. Lo mangio quanto più in purezza è possibile. È un'altra cosa sicuramente. Senti il prodotto, senti l'olio, senti il pomodoro e senti l'estate. Completa tu. Che basilica paesano, fatto dal giardino. Come si bellella. Sì, allora il basilico è l'estate. Quando si mangia? Ci vogliamo mettere un filo d'olio crudo? Eccolo qua. E voilà. Eccolo qua, questo è lo spaghetto che ti riporta, secondo me, ti riporta indietro nel tempo, con la pancia e con il cuore. 7 minuti per una grandissima felicità a tavola. Tra tutti i piatti, lo spaghetto è preferito per me. Fra tutti i piatti di pasta, lo spaghetto è il numero 1, o no? Sì, numero 1. Bene, questo è lo spaghetto che ci ha preparato la nonna, con i suoi ricordi e la sua mano. Adesso gioco io con questi fantastici prodotti e vediamo che ne esce fuori. Vista la tradizione preparata da mia mamma, che è buonissimo lo spaghetto con i pomodorini, possiamo dire alla Scarpariello, vi propongo la mia ricetta. 5 pomodori diversi con 5 consistenze diverse. Verbena, limone e un po' d'olio extravergine. Per un piatto per quest'estate che secondo me fa i buchi a terra. Allora, così vi mostro bene il procedimento. Ve lo metto qua davanti. Eccolo qua, metto i pomodorini, li mettiamo dalla parte del taglio verso il basso e mettiamo l'ultimo pezzo di pomodorino pizzutello. Aromatizziamo con giusto un rametto di timo e qualche foglia di verbena, un pizzico di sale e 3 pezzettini di peperoncino. 1, 2 e 3. Voilà. Possiamo andare un altro goccio d'olio. Possiamo mettere in cottura il primo passaggio per la base della nostra salsa. E portiamoci anche i nostri vermicelli, perché mettiamo la nostra bella padellina sulla fiamma delicata e li facciamo andare delicatamente. Li dobbiamo arrostire, diciamo quasi candire, non bruciarli. Farli caramellare nel fondo di erbe, aglio, peperoncino e olio. Nel frattempo mettiamo giù i nostri vermicelli, perché comunque è una salsa che è rapidissima da realizzare. Nel frattempo prendiamo il nostro piatto di servizio, che è una bella suppiera, e iniziamo a tagliare a carpaccio il nostro pomodoro cuore di bue. Nel frattempo sentite sfrigolare il pomodoro che sta facendo il suo lavoro, sta iniziando a caramellare. Una volta tagliato lo saliamo leggermente, lo condiamo un poco con un goccio d'olio, sempre un po' delle nostre erbe. Questo deve essere un piatto profumatissimo che ci fa fare un salto nei sapori nella macchia mediterranea. Eccolo qua. Diciamo, condiamo velocemente il nostro carpaccio di pomodoro e lo andiamo a sistemare attorno alla nostra base, creando un bel rosone. Guardate cos'è, sembra un sole, bellissimo, dolce, leggermente acido, costoluto, pochi semi, veramente una cosa eccezionale. I nostri pomodori stanno andando, guardate quanto sono belli, non deve bruciare, deve solo caramellare. Iniziamo a preparare la nostra terza consistenza. Pomodoro oblunghi, li tagliamo in 4, velocissimi, grossolani. Mettiamo giusto un pizzico di sale e li frulliamo. Eccoli qua. Guardate che cos'è. Questo dovrebbe essere il succo di frutto dell'estate.
Eccolo qua, mettiamo giù e mettiamo a setacciare. Raffiniamo il nostro frullato di pomodoro oblunghi. Quando sono belle, mettiamo qua. Tagliamo pomodorini gialli a metà, ne lasciamo una metà, e pure i rossi, facciamo così. Pomodorini gialli a metà e pomodorini rossi, li tagliamo tutti perché diamo due consistenze diverse dei nostri datterini. Guardate quanto sono belle, sono caramelle, eccole qua. Li tagliamo così e diamo due consistenze. Come diamo queste due consistenze? Eccole qua. Li raccogliamo e andiamo dalla nostra padella che ci aspetta. Aggiungiamo una metà dei pomodorini che abbiamo tagliato, dei datterini che abbiamo tagliato. Aggiungiamo un goccino d'olio e facciamo la quarta consistenza. Sia i datterini li stiamo cucinando, sia i gialli che i rossi. Abbiamo il pizzutello arrostito, la pasta è bella cotta e manca un minutino per averla totalmente cotta, così la alziamo e la andiamo a mantecare giusto per un minuto nel fondo di cottura dove ci sta il succo del pizzutello caramellato con le erbe, leggermente arrabbiato. E così, e iniziamo a mantecare, aggiungendo un goccio d'acqua e terminiamo la cottura. Nel frattempo aggiungiamo un po' di basilico, lo strappiamo a mano così non lo ossidiamo. Guardate che colori a stagione, per noi a stagione è l'estate, ma questo qua veramente è l'inno all'estate. Che colori fantastico. Un goccino di sale. Adesso la pasta è cotta, eccola qua. Facciamo giusto l'ultimo passaggio, un goccio di acqua ancora di cottura. Aggiungiamo la quinta consistenza, mantechiamo e lo aromatizziamo, il piatto è fatto. I datterini li mettiamo giù senza cuocerli. Allora abbiamo pizzutello arrostito, datterini gialli e rossi cotti, datterini gialli e rossi crudi. Guardate qua, mamma mia, che re. Il bello viene adesso. Diamo un tocco fresco e profumato, sempre dell'estate, da essere proprio un piatto da stagione. Per noi la stagione è l'estate. L'aromatizziamo con un poco di scorza di limone, qualche fogliolina di verbena, mantechiamo un altro pochino, ma solo per amalgamare i sapori, e voilà, e lo andiamo a completare. Chiudiamo il nostro nido quando più possibile stretto e lo andiamo a posizionare mieso sola. Questo è un piatto che può essere realizzato semplicemente a casa. Avete visto, sono veramente due passaggi semplicissimi. Lo copriamo. Questo proprio, immaginate una zuppietta di questo a centro tavola in piena estate sul terrazzo, che facete? Fate i buchi a terra. Quello che cambia tutta la scena, abbiamo fatto il nostro frullato di pomodoro oblungo, guardate che cos'è, e non succhi frutti. Guardate, guardate qua, guardate. Andiamo a irrorare tutto. Questo è un piatto che lo voglio freddo, non caldo, e lo completiamo con un po' di basilico greco. È partito come uno spaghetto con 5 consistenze di pomodoro, ma è finito come un'insalata di pasta al pomodoro. Eccolo qua, preparatelo e mangiatevelo perché è troppo buono. E che stai?